Bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi andiamo a fare l'ultimo video, quello del dessert del menù di Natale creato con l'intelligenza artificiale. Prima di andare a fare spesa voglio controllare tutta la ricetta perché, come vi ricordate, l'ultima volta non mi convinceva molto la ricetta del petto d'anatra. Quindi andiamo a guardare. Ingredienti per 4 persone: 4 pere piccole da circa 150-200 grammi ciascuna, però non c'è specificato che tipo di pera ci vuole. Secondo la mia esperienza ci vuole una pera piccolina, tosta, che non si spappola come tipo la Williams, perché la Williams è dura da cuocere, però alla fine poi si spappola un po' se non stai attento alla cottura. Quindi io preferirei prendere la pera coscia. Poi c'è scritto 500 ml di vino rosso corposo, forse anche un po' tanto, 500 ml, però dopo guardiamo. 100 g di zucchero, una stecca di cannella, 2 chiodi di garofano, 250 ml di panna fresca, 50 g di zucchero a velo, un baccello di vaniglia. Allora, guardiamo la ricetta: pelare le pere e metterle in un sacchetto sottovuoto con vino rosso, zucchero, cannella e chiodi di garofano. Non c'è specificato che tipo di zucchero perché ci sono due tipi di zucchero segnati negli ingredienti, cioè lo zucchero a velo e lo zucchero semolato. Penso che lo zucchero a velo per decorare il piatto, però vediamo. Cuocere a 85 gradi per un'ora, dipende dal tipo di pera. Comunque vediamo. Nel frattempo preparare una crema alla vaniglia riscaldando la panna con zucchero e vaniglia. Io non ho mai sentito di una crema che si faccia solo con la panna e lo zucchero. Se ci vuole qualcosa che addensi, ci vogliono le uova, la farina, una gelatina, qualcosa del genere. Quindi questa secondo me è completamente sbagliata. A mio avviso si potrebbe fare una crema alla vaniglia con una crema normale, o facciamo una crema inglese o facciamo... Adesso vediamo. Bene, a questo punto siamo pronti per andare a fare spesa. Chiodi di garofano se li abbiamo a casa, la stecca di cannella adesso vediamo se la troviamo. Dobbiamo prendere il vino rosso corposo, andiamo a scegliere quale prendere, lo zucchero a velo ce l'abbiamo a casa, il baccello di vaniglia potrei usare, visto che cambiamo la ricetta che non si vaniglia nel tubetto, quindi prendiamo il latte, le uova, la farina ce l'abbiamo a casa, lo zucchero benedetto del sé. Barbera superiore o il Sauvignon? Facciamo un Sauvignon del Veneto piuttosto che un Barbera del Piemonte. Quindi mancano le uova. Andiamo a vedere della cannella e poi abbiamo fatto. Sono rientrato a casa con tutti gli ingredienti e tutta l'attrezzatura che ci occorre. Prendiamo la ricetta stampata e controlliamola. Guardando la ricetta, la prima cosa che mi viene in mente è che bisogna andare a togliere un po' di alcol dal vino, in quanto, come ho sempre detto, tutto quello che mettiamo dentro il sacchetto sottovuoto rimane. Quindi apriamo la bottiglia, qua c'è scritto mezzo litro, proviamo a vedere mezzo litro. E andiamo a versare mezzo litro nel bicchierino, lo mettiamo nella padella e lo mettiamo su nel fuoco, accendiamo la fiamma e poi gli andiamo a mettere giù i chiodi di garofano, la cannella e io gli metto giù anche qualche anice stellato. Se voi volete potete metterci il lauro, il pepe, tutto quello che volete. Aspettiamo un attimo che si scalda e poi gli andiamo a dare fuoco e facciamo perdere tutto l'alcol che ha. Nel frattempo possiamo andare a preparare il runner. Lo accendiamo, portiamo a 85 gradi. Lui dice un'ora, ma secondo me è tanto, e abbiamo il preriscaldamento. Di solito inizio con il preriscaldare il runner, questa volta ho iniziato col mettere su il vino rosso perché avevo bisogno di far evaporare l'alcol in eccesso. Anche perché una volta che è evaporato bisogna di farlo raffreddare per poi metterlo nel sacchetto sottovuoto e poter procedere con la cottura. Ok, qua si è scaldato, è cominciato a bollire, andiamo a dargli fuoco. Ecco qua,
Abbassiamo la fiamma e facciamo evaporare piano piano tutto l'alcol. Ora gli aggiungiamo un po' di zucchero, un cucchiaio e mezzo circa. Come vedete l'alcol è evaporato. Facciamo ristringere un po'. Nel frattempo che si fa il vino andiamo a pulire le pere con uno sbucciapatate. Le puliamo così. E poi qua in fondo le andiamo a pareggiare in modo da poterle fare stare in piedi nel piatto. Controlliamo il vino, ancora lo facciamo stringere un po', intanto finiamo tutte le pere. Se vi siete persi gli altri video di tutto il menù di Natale fatto con l'intelligenza artificiale, qua sotto in descrizione vi lascio i link dei video di tutte le altre ricette, e poi sempre qua sotto in descrizione vi lascio tutte le ricette con le quantità che ho usato per fare questo menù di Natale. E ricordatevi che a fine video andiamo a fare il conto di quanto costerà un menù di Natale fatto con l'intelligenza artificiale per 4 persone. Adesso le sbuccio tutte e poi vado a tagliargli l'ultimo pezzo sotto a tutte quante. Cosa ne pensate di questa serie di video? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto, e fatemi sapere anche se volete che faccia delle video ricette per il menù di Capodanno, sempre fatte con la tecnica del sottovuoto, in modo da poterle preparare prima e arrivare all'ultimo momento che hai tutto pronto, devi solo rigenerare in pochi minuti e mettere nel piatto. Ecco qua, le abbiamo finite tutte, andiamo a pareggiarle in modo che stanno in piedi nel piatto. Questo è un classico dessert molto semplice. Ecco qua, queste sono pronte. Controlliamo il vino, che a questo punto io direi di metterlo a raffreddare. Per metterlo a raffreddare più in fretta possibile lo dobbiamo stendere. Lo vado a mettere in questa teglia. Versiamo, lasciamo qua da una parte. Intanto ci prepariamo i sacchetti sottovuoto con le pere. Come al solito il sacchetto lo andiamo a rigirare per non compromettere la sigillatura. Ecco qua, una volta aperti tutti e 4 andiamo a mettere 2 pere per ogni sacchetto. Le lasciamo qua e aspettiamo che si raffreddi il vino. Tanto ancora un po' di tempo l'abbiamo. Il nostro ron è arrivato all'incirca 40 gradi, quindi abbiamo tutto il tempo di aspettare che si raffredda il vino e poi andare a sigillare prima di cuocerli. Nel frattempo possiamo andare a fare la crema. Allora, io di crema ho pensato di fare una crema alla vaniglia normale, con i rossi d'uovo, la farina, il latte, un po' di vaniglia, che gli metto l'estratto di vaniglia invece di usare la stecca di vaniglia come c'era scritto lì. Quindi dicevo rossi d'uovo, zucchero, latte, farina. Prepariamoci mezzo litro di latte, ecco qua, lo versiamo nel pentolino e lo andiamo a mettere qua nel fuoco, non troppo alto. Vado a prepararmi 4 rossi d'uovo, le chiare le tengo da una parte, che poi ci possiamo fare la meringa. Sapete, quando si gioca a tombola poi il giorno di Natale c'è sempre voglia di stuzzicare qualcosa, la meringa va benissimo, se no possiamo farsi una meringa italiana per decorare una torta, glassare qualsiasi dolce che vogliamo. Comunque non si spreca niente. Le chiare le teniamo qua da una parte. Andiamo a pesare lo zucchero, 80 grammi o 4 cucchiai. Qua mi raccomando, quando mettiamo lo zucchero nel liquido dobbiamo andare a girare immediatamente, altrimenti lo zucchero andrà a assorbire tutta l'acqua e poi ci verrà la crema grumosa. Quindi giriamo subito, gli mettiamo un po' di estratto di vaniglia, ecco qua, basta. Pesiamo 40 grammi di farina, se volete setacciarla, ma sbattendola bene non ce n'è bisogno, poi i grumi non li fa, per lo stesso motivo per cui vi ho detto prima, se girate subito con lo zucchero con l'uovo non ne dovrebbero venire i grumi. Quindi gli aggiungiamo la farina, ecco qua, sentiamo se il latte è caldo, ancora no, il vino è quasi freddo,
Quindi allora, facciamo una cosa, questo lo teniamo qua da una parte un attimo, abbassiamo ancora la fiamma del latte in modo che non inizi a bollire e andiamo a mettere il vino nelle pere. Dividiamo così, una, così avremo dei sapori diversi. Poi il chiodo di garofano, perché uno saprà più di cannella, gli altri 3 più di anice stellato. E poi gli andiamo a mettere il vino rosso. Cerchiamo di dividerlo tutto in parti uguali. Ora rigiriamo come sempre. Qua spengo perché vedo che sta cominciando a scaldarsi troppo. Tanto il runner è a 56 gradi e li andiamo a chiudere sottovuoto. Controlliamo che il liquido non venga fuori, altrimenti lo andiamo a fermare e andiamo a togliere l'aria al liquido. Ecco, facendo così gli diamo la sgasatura. Ripartiamo col processo. Controlliamo e nel caso schiacciamo stop per fermare il liquido, ma vedendo come fa adesso il processo di sgasatura è avvenuto correttamente, quindi non c'è più bisogno di fermarlo. Controlliamo se è sigillato bene e procediamo anche con gli altri. Quindi lo appoggiamo giù, avviamo, vedete sta cominciando a venire sul liquido, quindi pronti per schiacciare. Fermiamo, apriamo, controlliamo che sia tutto a posto, regolare, che non sia venuto fuori il vino. Poi richiudiamo e avviamo di nuovo. Stiamo attenti che non venga su, anche qua, pronti col dito nello stop, però sembra che si sia sgasato anche questo a sufficienza con la prima e quindi a posto. Finiamo la sigillatura. Ora che anche l'ultimo è fatto, controlliamo il tutti che siano chiusi bene, pronti per essere immersi. Il runner è arrivato a 67 gradi, quindi manca poco. Nel frattempo che aspettiamo il raggiungimento della temperatura del runner, andiamo a finire la nostra crema. Gli mettiamo giù il latte poco alla volta. Lo rimettiamo nel pentolino e su nel gas per finire di cuocere. Sempre una fiamma non troppo alta. Lo giriamo. Il runner è a 71,3. Controlliamo anche con la marisa che non si attacchi sotto. E quindi ho deciso di fare una semplice crema alla vaniglia. Potevamo fare anche una crema inglese, però la crema inglese la voglio proporre più avanti. Ditemi, fatemi sapere nei commenti qua sotto se vi interessa o meno. Volevo proporre più avanti una crema inglese fatta con la cottura del sottovuoto, quindi cotta al runner. Io comunque continuo a sostenere che un'ora è troppo e quindi stavo pensando in questo momento, anche per la dimensione delle pere, andrei a fare al massimo 40 minuti di cottura. Quando le vado a immergere vado a modificare anche il tempo del runner, quindi da un'ora glielo porto 40 minuti, perché è vero che le coscia
comunque tengono di più, però non vorrei spappolarle, non vorrei arrivare a un risultato non ottimale. La crema si sta cominciando a stringere, vedete che non ha fatto grumi, è bella liscia, quindi non è la farina che non è setacciata che la rende grumosa, ma è appunto lo zucchero che va ad assorbire tutti i liquidi che ci sono nell'uovo se non andiamo a girarlo immediatamente. Assaggiamo. Buona, comincia a bollire, perfetto, spegniamo e la teniamo qua nella ciotola. Pellicola a contatto in modo che non faccia la patina, facciamo così, la mettiamo giù fino a quando non tocca tutta la crema. Ecco qua, e la lasciamo raffreddare. Ci siamo, andiamo a immergere, gli vado a modificare il tempo, lo porto a 40 minuti, che secondo me sono sufficienti, e aspettiamo il termine della cottura. Quasi giunti a fine cottura, come vedete ho preparato il contenitore senza l'acqua e senza il ghiaccio, perché in questo caso non andiamo a raffreddarli subito, ma le lasciamo a raffreddare a temperatura ambiente in modo che tutti i succhi, arrivato, li tiriamo via, dicevo, in modo che il succo del vino con gli zuccheri della pera vadano a creare la salsa al vino rosso che poi utilizzeremo nel piatto. Quindi appoggiamo tutto qua, crema fatta, pere cotte, sentiamo la consistenza, sono giuste pere cotte, non ci resta che andare a comporre il piatto quando ci occorrerà. È giunto il momento di servirli. Ho preso 4 piatti diversi con 4 colorazioni diverse e andiamo a vedere come presentare il piatto. Allora, i piatti li teniamo qua da una parte al momento. Prima di tutto andiamo a controllare la nostra crema, a sbatterla un po' e vedere se va tutto bene. Giriamo con la frusta, controlliamo col cucchiaio ed è della consistenza giusta. Vedete? Mettiamo un po' di crema nei piatti, così al centro. Potete metterla anche abbondante, che la crema comunque è sempre buona. Se siete dei pasticcioni come me, in questo caso pulite il piatto. Dopodiché andiamo a aprire i sacchetti sottovuoto con le pere, li scogliamo, prendiamo le pere e le appoggiamo sopra la crema. Vi ricordate, avevo messo in ogni sacchetto una cosa diversa: anice stellato, cannella, poi di nuovo anice stellato e chiodi di garofano. Quindi adesso nei piatti li andiamo a ridividere, facciamo uno per piatto. Quindi apriamo anche gli altri 2 sacchetti, scogliamo anche questi nel sughetto, appoggiamo anche le altre pere e dividiamo nei 4 piatti e questo lo mettiamo a ristringere. Accendiamo la fiamma alta e aspettiamo che cominci a bollire e si comincia a restringere. Teniamoci pronta la marisa e lo andiamo a rigirare. Ha cominciato a bollire e adesso lo facciamo restringere. Lo giriamo di tanto in tanto con la marisa, guardiamo che punto è, se è già ristretto della metà ma ancora è abbastanza liquido, quindi lasciamo ancora su nel fuoco a restringere. E adesso col cucchiaio andiamo a controllare se la consistenza comincia a essere quella giusta. Ancora non è denso a sufficienza, vedete che è ancora un po' troppo liquido, quindi aspettiamo ancora un attimo. Penso che ci siamo, adesso finiamo di controllare. L'ho lasciata su altri 5 minuti circa, controlliamo col cucchiaio, penso che a consistenza ci siamo, quindi spegniamo il gas e finiamo di presentarla. Facciamo scendere un po' per ogni pera, in questo modo cerchiamo di dividere tutte le pere in parti uguali. Manca un po' di zucchero a velo e anche il dolce per Natale è finito.
non ci resta altro che andare all'assaggio. Tagliamo la pera così, vedete che bei colori. Poi l'assaggiamo con un po' di crema e il sughetto, delicatissima, molto buona, il contrasto della pera fredda e il sughetto sopra caldo è qualcosa di spaziale, buonissimo, come mi immaginavo la coscia. All'interno è rimasta croccante e fuori è cotta al punto giusto. Come vedete anche il vino gli è arrivato all'interno e gli ha cambiato un po' di colore fino a lasciarla più chiara al centro. Questa crema alla vaniglia, qualcosa di strepitoso. Andiamo a vedere il conteggio di quanto ci costa tutto il menù per Natale. Prima di andare a fare il conto e vedere quanto abbiamo speso, volevo fare una valutazione sul menù di Natale creato con l'intelligenza artificiale. Secondo me è un buono spunto per se non hai delle idee, se non sai cosa fare, può essere un buono spunto per creare un menù, ma come ricette non ne sarei proprio convinto sul seguire esattamente quello che l'intelligenza artificiale ci propone. Quindi secondo me ancora non è pronto per fare un menù completo, non è pronto per sostituire uno chef. Quindi a questo punto prendiamo solo degli spunti se proprio non abbiamo delle idee, e poi comunque dobbiamo avere la nostra preparazione per poter andare avanti e finire un menù di Natale. E ora andiamo a vedere il costo. Eccoci qua, siamo arrivati al momento di scoprire quanto abbiamo speso per un menù di Natale fatto con l'intelligenza artificiale per 4 persone. Ok, allora il dolce, il secondo, il primo, il risotto e i gamberoni. Quindi i gamberoni li possiamo lasciare tutto perché abbiamo usato tutto e lo teniamo qua da una parte. Controlliamo qua, per il risotto non abbiamo usato tutto, ma facciamo il calcolo perché i porcini ne abbiamo usati solo, erano da 750 grammi e ne abbiamo usati 400, quindi 9,5 diviso 7,50 per 400 uguale, abbiamo speso 5,06 euro e poi il resto abbiamo usato tutto, ci è servito tutto. Poi l'anatra era 1 chilo e ne abbiamo, anche se l'ho usato tutto, però per fare il conteggio di quanto serve per 4 persone ne abbiamo usati solo 700, servirebbero solo 700 grammi, 29,5 per 700 grammi che ne abbiamo usati, e quindi per 4 porzioni avremmo speso solo 20,65 euro. Poi per quanto riguarda qua le patate novelle, abbiamo detto che anche se erano di più le mettevamo in mezzo al tavolo, quindi questo lasciamo tutto. E per quanto riguarda il dolce, anche se il vino era di più di quello che abbiamo usato, però comunque lo possiamo bere anche a fine pasto. Quindi andiamo a rifare tutti i conteggi e togliamo quello che ci è servito. 9,5 dei porcini meno 5,06 che ne sono serviti, quindi da qua dobbiamo togliere 4,44 euro. Allora, questo ci siamo, lo sappiamo, e qua abbiamo tutto. Quindi dalle 19,66 meno 4,44. Per il risotto abbiamo speso 15,22 più 13,78 per l'antipasto più 20,65 per l'anatra e 7 euro per i contorni dell'anatra, 11,97 per il dolce,
per un totale di 68,62 euro. Vogliamo arrotondare a 75 con tutte le cose che abbiamo aggiunto a casa, quindi 75 diviso 4 persone sono 18,75 euro a persona per un menù di Natale. Vogliamo arrotondare, facciamo 20 euro a persona per un menù di Natale. Quindi in conclusione, come abbiamo visto, un menù di Natale fatto con l'intelligenza artificiale costa 20 euro, anche se, come ho detto prima, bisogna modificare le temperature e i tempi e bisogna andare a ricercare quali sono gli ingredienti migliori per fare questo menù, perché l'intelligenza artificiale ancora non è pronta al 100%. Per oggi è tutto, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!